Buongiorno, sono la dottoressa Giraudo, radiologa e ricercatrice dell'Università di Padova, che insieme al professor Gregori ha deciso di lanciare una nuova iniziativa di un master in secondo livello in radiomica. Si tratta appunto della prima iniziativa a livello nazionale di questo tipo e che quindi spero possa attirare la vostra curiosità. Le lezioni saranno svolte online, si tratta di 300 ore di lezioni appunto fruibili in maniera indipendente dai discenti attraverso la piattaforma Moodle e suddivise in 3 moduli. Il primo modulo sarà introduttivo e poi prevederà le lezioni, gli interventi del gruppo del professor Gregori che vi forniranno tutte le competenze per l'elaborazione di modelli matematici e statistici adeguati all'elaborazione dei dati estratti dalle immagini radiologiche. All'interno di questo modulo vi sarà anche una parte di lezioni dedicate alla scelta delle immagini adeguate, all'elaborazione delle stesse e alla segmentazione delle aree di interesse con l'estrazione appunto poi delle variabili di radiomica. Tutto questo per dire che un master che si occupa di questi argomenti non può prescindere non dallo sviluppo, per cui vengono richieste altre competenze e altri livelli anche matematici, ma per l'utilizzo consapevole e finalizzato di questi strumenti che fanno parte già e che faranno sicuramente parte nei prossimi 10 anni di qualsiasi iniziativa di ricerca innovativa che si vorrà intraprendere in questo settore. Il secondo e il terzo modulo vedranno invece un approccio più clinico e in parte anche preclinico con gli anatomopatologi e vi permetteranno quindi di capire quali sono i vari ambiti e settori di interesse in cui la radiomica può avere un ruolo importante. In particolare ci occuperemo dell'ambito cardiovascolare, toracico, polmonare e anche muscoloscheletrico, persino con applicazioni reumatologiche, quindi nell'ambito delle malattie rare. Al termine delle 300 ore poi verrà richiesto ai discenti di elaborare un proprio progetto. Il documento, che potremo in qualche modo assimilare dal punto di vista del contenuto della forma ad una tesi di laurea, verrà naturalmente sviluppato nel corso del percorso di studi del master e verrà poi discusso durante la seduta di conseguimento del titolo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno dell'anno successivo all'immatricolazione. La seduta di discussione sarà una seduta pubblica attraverso la piattaforma Zoom e quindi una discussione dei project work che avverrà in modalità online in diretta. E che si spera poi finisca in una pubblicazione scientifica. Sempre parlando di didattica, e sempre utilizzando anche la piattaforma Moodle, gli studenti del master avranno la possibilità di accedere a tutte le risorse della nostra biblioteca. La biblioteca di medicina della nostra università dà la possibilità a tutti gli studenti dei corsi di studio, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di alta formazione e dei corsi master di accedere a libri di testo, a pubblicazioni scientifiche e naturalmente a tutti i database e i motori di ricerca per ad esempio lo svolgimento di ricerche di letteratura o per supportare e poter approfondire con questi strumenti lo studio individuale. Oltre alla disponibilità della biblioteca, il comitato ordinatore e il collegio docenti potranno prevedere durante la durata del master di organizzare in forma facoltativa o obbligatoria anche dei workshop o delle attività seminariali che verranno svolte in modalità ibrida, quindi dando la possibilità agli studenti che preferiscono partecipare in presenza di venire a Padova presso le aule dove verranno organizzate queste attività, oppure di seguirle da remoto tramite un collegamento Zoom, in modo da comunque dare la possibilità a tutti di accedere a queste attività. Per chi non avrà la possibilità di partecipare di persona o da remoto,
queste attività verranno comunque registrate e messe a disposizione degli studenti sempre attraverso la piattaforma Moodle. Il master è quindi rivolto a tutte quelle figure professionali mediche, quindi radiologi, medici di varie specialità, quelle cardiovascolari piuttosto che appunto polmonari o pneumologiche, ma anche a tutte quelle figure precliniche come fisici, matematici, statistici che vogliano partecipare a dei gruppi di ricerca interdisciplinari e quindi poi partecipare con le competenze acquisite a progetti di ricerca, a bandi nazionali ed internazionali, con l'ambizione probabilmente massima e finale, quella di creare, di ottenere dei biomarker radiologici di malattia. Per quanto riguarda le modalità di preiscrizione, di iscrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica o il sito di Unismart o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione il sito del Ministero della Funzione Pubblica per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Con questo spero di aver attirato la vostra curiosità e la vostra attenzione, spero quindi di vedervi numerosi al master all'inizio delle lezioni.